Cosa significa body rental SAP? Davvero ancora oggi c'è qualcuno che lo richiede? 6 motivi per valutare se conviene davvero. Ciao, sono Andrea ed oggi parliamo del perché dovresti valutare attentamente cosa comporta adottare attività sulle tematiche di sicurezza fornite in modalità body rental. È una forma di contratto abbastanza nota. Sostanzialmente viene concordato tra le parti, cliente e fornitore, il tipo di supporto, ad esempio part-time o full-time, la durata, le competenze delle persone che si occuperanno delle attività. Da quel momento dovrai essere direttamente tu a gestire e coordinare le persone fornite in modalità body rental che, a parte i periodi di lockdown, lavorano fisse presso l'azienda cliente. Ma perché, a mio avviso, devi porre attenzione alle attività fatte in body rental? Ecco le ragioni principali. Solitamente viene definito il tipo di supporto, ma è poi frequente scoprire che il carico stimato si riveli poco preciso. Nella maggior parte dei casi, la persona che sarà in azienda si troverà con molti momenti vuoti da riempire. Il supporto in body rental comporta la delega totale dell'argomento alla persona che se ne farà carico, che spesso diventa quasi un collega, spostando di fatto all'esterno dell'azienda il know-how sull'argomento. L'essere per troppo tempo nell'azienda comporta la creazione di relazioni umane spesso ambigue per gli aspetti di security. Attenzione, non voglio essere frainteso. Non significa che chi si occupa di security debba isolato dal resto della realtà aziendale, anzi, dovrebbe essere l'opposto. Tuttavia, nelle relazioni spesso si generano storture che possono causare forzature di processo. Tra le più classiche, la mancata formalizzazione e il rispetto delle procedure. Diversi sono gli studi a riguardo, anche da parte dell'Institute Internal Auditors, ma di questo ne parleremo in un altro episodio. Spesso poi non ci sono livelli di servizio o comunque non vi è un controllo puntuale di quanto viene fatto. Diventa un supporto generico, potenzialmente di qualsiasi cosa, con il rischio di vincolarsi ancora di più al fornitore e spesso genera un aumento del numero di persone coinvolte. Il fornitore scorretto potrebbe non avere interesse a migliorare i processi che utilizza, anzi, viene messa a repentaglio la formazione del personale interno aziendale. Nella maggior parte dei casi si tende, quando c'è un problema da gestire, a delegare all'esterno, spesso proprio tramite il body rental. Quindi, in maniera strutturata, si evita di far conoscere nuove funzionalità o di far apprendere nuovi processi al personale interno. Attenzione, c'è differenza tra body rental e consulenza. La consulenza serve per formare le persone interne dell'azienda e fare in modo che siano autonome. Il body rental, a mio avviso, fa l'opposto. Certo, potrebbero esserci casi dove può essere applicato e più conveniente farlo, ma meglio a mio avviso utilizzare il body rental per un preciso motivo e a tempo determinato. Perché è meglio dotarsi di un servizio anziché di persone in body rental? Perché non c'è una persona specifica dedicata, anche se possono esserci più persone che lavorano. Questo non è un punto negativo, in quanto c'è sempre almeno un backup. Viene quindi garantito il servizio, quindi non ci sono periodi senza copertura. Non essendoci una persona sempre dedicata, viene utilizzato solo il tempo necessario per svolgere il servizio. Sono solitamente garantiti anche i livelli di servizio, Service Level Agreements. Avviene una rotazione del personale, concordata spesso tra cliente e fornitore. Allocare una persona per diversi anni sulla stessa attività può non essere sempre proficuo. Il rapporto che si crea è tra le società e non tra le persone che garantiscono la qualità del servizio richiesto. Valuta quindi quali sono i pro e i contro di questa modalità. Scrivi cosa ne pensi nei commenti. Se trovi utili i nostri contenuti, iscriviti al nostro canale ora. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la security SAP. A presto, ciao!